Oggi ragazzi, video collaborazione col mio cane che starà qua finché non smetteranno di passare questi Cristo di camion e a suonare il clacson. Oh, mi ha rotto il cazzo, chiunque tu sia. Oh, sempre con sto tir. Allora, cominciamo dai piccoli dettagli. Questo è un gioco che vi consiglio di giocare perché è molto bello. Vedete che se volessi usare il gioco dovrei semplicemente cliccare due volte qui? Bene, è una schermata sua. La sua cartella c'è, ma se si trova sul mio PC all'interno, non mi serve dover aprire la cartella per giocarci. Ecco, questo è Asylum of the Dead, il gioco che vedremo oggi. Ecco, ha una cartella. È una cartella. Io devo aprirla e si passa qui. A tutto questo buon ben di Dio che uno che non se ne intende tanto di videogiochi, come Cristo fa a capire che devi cliccare qua. Anche qui c'è il nome del gioco e infatti si apre. C'è anche qui il gioco. Incredibile. Che tra l'altro non mi pare neanche sia un collegamento. Vabbè, è un sacco di giochi che hanno questo problema che è una cartella il gioco e non è una schermata unica. Ma cominciamo con il gioco, insomma. Ah, se non avete detto, apriamolo. E già subito a prenderlo? Oh, nei primi 3 secondi di gioco, record mondiale di gioco più brutto dell'anno, abbiamo questo. Non carica neanche il logo di quello che penso che sia Game Guru. Secondo quel link magari lo trovo e ve lo metto qui a schermo. Però, cioè, non carica manco il logo con scritto Game Guru. E aspettiamo. E ora ha aperto il gioco. Su About è sempre inutile cliccarci perché non c'è mai scritto niente. Cioè, prima tu dici, sì, si possono creare giochi belli con Game Guru e poi non metti manco le tue notizie, i tuoi link, passa Game Jolt, uscirà il 2 perché ha detto che vuole fare il remake o un seguito, non ho capito bene. Ma almeno scrivi su About. Almeno metti uno sfondo che non sia quello predefinito. Almeno modifica il menu perché non sia quello predefinito. Almeno cambia la musica perché non sia quella predefinita. Tu non ti ci sei minimamente impegnato in sto gioco. E questi sono i primi 3 secondi in cui lo capisco. Pure quello di caricamento è lo stesso. Vabbè, vedremo quanto è brutto, però ci giochiamo. No, perché, ops, adesso, tra 3 secondi, ne sono certo, crasherà. Perché 3 volte su 4 crash il gioco. Guarda, guarda, ti sembra normale come cosa? Ti sembra normale come cosa? No, no, non è normale. È ingiocabile un gioco, perché non puoi neanche andare oltre il menu. E come fai a chiamare un gioco qualcosa che non può funzionare? Non è un gioco questo, è un Crash Simulator. Cioè, lo capisci perché Game Guru non dovrebbe essere la tua scelta per i videogiochi? Perché questo engine crasha. E voi direte, è colpa di chi ha il PC che non è buono e fa i giochi con Game Guru. E in parte è vero, ma in buona parte anche dell'engine, perché ha fatto i giochi pure con Unity, quindi lo sa usare, anche se non come Game Guru. Però mi ha dato un errore di crash che neanche è andato a buon fine, cioè mi ha scritto questo gioco sta per crashare e dopo mezzo secondo è subito scomparso e funziona il gioco tranquillamente, pure liscio, se dovessi dirla tutta. Guarda, un'altra volta che è crashato, tra l'altro. Cioè, 2 volte di fila. Dai, fai che stavolta parti. Fai, stavolta parti. Se no non devo mettere a tagliare tutto. E al tabba e poi crasha, cioè, sembra un meme preso da Zeb, però questo gioco al tabba e poi crasha. E questa mi pare, penso sia la terza volta in cui è crashato. Cioè, se muore la quarta si riprende, vuol dire che la stima che ho fatto prima, molto probabilmente è giusta. Cioè, io non ho parole, ma tu ti definisci uno che crea videogiochi, ma non sai manco creare lo schifo. È bello come ho appena dato un giudizio dell'intero gioco senza neanche avervelo fatto vedere. Siamo arrivati al menu ma non si può andare nel gioco. Siamo fermi al menu da un'ora. Io dovrei perdere. Oh, è andata avanti da uno. Potrebbe significare che si riprende. Magari si è ripreso, non crasherà. Attenzione. Stanno andando avanti, stanno andando avanti. Mi sento emozionato. Mi sento emozionato. Questa è un'emozione migliore di quando è stata rilasciata la PS5 proprio. Ecco l'introduzione. Shit, where am I? Ovvero merda, dove sono? Letteralmente notte in italiano. E adesso ci sono i titoli di testa. Ma carissimo, perché se
nei titoli di testa fai storia scritta da Chris, poi dopo un po' modelli fatti, no, quelli non li ha fatti lui, diretto da Chris, questo da questo che fai semplicemente il gioco è stato fatto da Chris, perché al quinto Chris che leggo un po' un trovo noioso. Lead programmer Chris, ma sei l'unico programmatore, che dici al capo della programmazione? Sei tu che programmi, tra virgolette. Ah, Asylum of the Dead, tutto sgranato di bassa qualità. Sembrano i miei video, onestamente. E siamo a 7 minuti di video. Vabbè, 23 aprile 2020, 12 del pomeriggio. Vabbè. Shit, where am I? Non si scrivono 12 del pomeriggio più, non sempre però, vabbè. Cominciamo benissimo. Low FPS detected. Do you want to improve your performance? Va bene, carica le cose a bassa qualità. Cioè non è cambiato niente, avete visto? Non è cambiato. La grafica è la stessa. Ha solo tolto un pochetto di luci, ma è tutto uguale. Eh sì, adesso ci arriveremo a questo il resto, ma prima dati un secondo. Allora, cominciamo da questo. Questo cadavere, questo corpo, questo braccio, questo essere pure fatto male. Guarda, si vedono i poligoni, tutto pieno di angoli e cose. Sono modelli che non ha creato lui. Che schifo. Non c'è neanche il midollo spinale. Qua non c'è neanche il midollo spinale. Vorrei farlo notare. Quindi, no, questi muri non li ha creati lui. Non ha creato niente. Quindi, che dici che ti sei impegnato tanto? Non ti sei impegnato per niente. Il pavimento è già fatto. Le chiazze di sangue già fatte. È un po' è liscio praticamente. È un po' liscio se guardi bene. Non è un materiale molto adatto per i muri. E qui passiamo a un'altra parte. I materiali che si trovano su Game Guru sono pochissimi. E se tu ne vuoi aggiungere un altro, devi fare un documento di testo di un modello dove dici dove si trovano i modelli, dove si trovano i materiali nel modello. Ma è una cosa così lenta e noiosa che non vedo. Per un attimo mi sembra che si fosse aperta la porta della camera mia, sono solo in casa e mi ha preso un colpo. Dettagli a parte. Cioè, a sto punto, usa Unity o Unreal Engine, metti dentro il modello, te li carica i materiali. No, devi fare tutta sta cosa strana. Sempre che l'abbia fatta perché non mi pare. Il fuoco fa schifo. E il motivo per cui fa così tanto schifo il fuoco, che veramente i giochi della PlayStation 1 avevano un fuoco fatto 3D, questo è di dimensioni, è perché probabilmente gli laggava così tanto sul suo computer che ha dovuto arrangiarsi in questo modo. Ma è brutto, te la passa pure il modello, se ci fai caso. Non saperli creare, ma almeno i modelli. Compra dei modelli belli, questi qua sono brutti. Ma mal utilizzati proprio. Fosforescente, rigorosamente. Perché tutti i giochi Game Guru deve essere così. E qua passiamo a un'altra cosa, perché questo video l'ho già registrato, ma OBS mi ha messo un video, mi ha salvato un video a un frame rate al minuto quasi. Però guarda, guarda. Cioè, ti sei dimenticato, il creatore si è dimenticato di programmare l'intelligenza artificiale di questa persona. Il che si traduce nel fatto che lo sto toccando e il nemico non fa nulla per attaccarmi. Posso pure trapassarlo. Però quello l'intelligenza artificiale ce l'ha. Quello l'intelligenza artificiale ce l'ha. Guardalo. Guarda che bello. Per me puoi anche morire, però è pure pacifico, hai capito? Poi i modelli utilizzati 8000 volte, ma cambia almeno un minimo i modelli. Anche una maglietta diversa, qualcosina. Cioè tu lo puoi creare il personaggio su Game Guru male, ma lo puoi fare, cambialo. La testa che vola, perché può. Il sangue che ovviamente vola, se guardi bene. Ma c'è anche un'altra motivazione perché ho deciso proprio di farci un video. Perché io avevo lasciato un commento quando ci avevo giocato la prima volta. E mi ero rassegnato, vabbè, non ha salvato la registrazione, quindi che faccio? No, vabbè, dai, mi lascio il commento dove gli spiego, ti dico tutti gli errori, come migliorare, eccetera. È stato un pochetto acido come commento, però pochissimo. Perché alla fine gli ho detto mille modi in cui migliorare. E lui cosa ha fatto? Mi ha cancellato il commento. E mi ha pure bloccato quando lui ha scritto compro Game Guru Max. Io gli ho risposto, allora non ho imparato niente. Io ti dirò qualcosa che non puoi cancellare tanto facilmente, eh.
un video critica. Con Junkyard Assault non l'ho assalito in modo violento, altre cose, perché era palesemente fatto per ridere, no? E non l'ho saltato tanto pesantemente, in modo serio. Poi alla fine l'ho scritto anche su GameJolt. Bro, tranquillo, lo so che non lo fai seriamente il gioco, ma lui lo sapeva benissimo che non era una cosa professionale. Non andava a rompere le palle alla gente come fa lui invece. Se tu vai in giro e dici che ti sei impegnato, cioè c'è la finestra che collide con l'armadio. Non è fisicamente possibile. Impegnato tantissimo. Modelli che non sono tuoi, ti sei impegnato tantissimo. Guarda, questo lo chiami impegnarsi. Guarda, la testa è conficcata nel muro. E non dovrebbe essere così. Senti, muori per piacere. Ma che roba c'è? Deve essersi ucciso prima di diventare queste cose qui. Vabbè, però abbiamo detto che almeno la trama forse la saprà scrivere, no? Altro modello riutilizzato. Quindi, e, quale sarà la trama, no? Cioè, se è ucciso per non diventare quelle cose, noi alla fine diventeremo quelle cose? Dovremo sconfiggere lo scienziato per farci dare la cura? Non siamo ancora stati operati e dobbiamo scappare e uccidere lo scienziato prima che insomma, diventiamo quelle bestie lì? Dobbiamo... Oh, già finito colpi. Dobbiamo per caso, non lo so, trovare una cura o capire per quale ragioni siamo stati scelti noi per questi esperimenti? Lo vedremo più avanti. Lo vedremo più avanti perché il gioco va avanti anche per un pochetto. Poi abbiamo parlato del lato tecnico su come creare un videogioco. In modo molto veloce, eccetera. Parliamo invece di quello scritto, cioè della trama e altre cose. Entri in questa stanza, non c'è niente. E la mia domanda è, perché non fai qualcosa di interessante nel tuo gioco? Metti i sotterranei, metti qualcos'altro, metti qualcosa qui, c'è uno spiano inutile, non c'è niente. Ma mettere qualcosa, mettere dei campi con un fuoco in centro e dei zombie lì a guardarmi. Anche qui, guarda, io esco, ok, esco, e dove vado? Nel nulla più totale, non vedo nessuna città laggiù. Mettere una città? No, perché presenti il tuo computer, no? Altri nemici, altri zombie a cui sparare, però questo è un nemico diverso perché corre velocemente. Però non dimentichiamoci che questo è un gioco horror, quindi i jumpscare 3, 2, 1, eccolo. Mi ha fatto paura? No, perché non era ben piazzato. E lo so, non è riuscito a piazzarlo per bene. Il jumpscare, cioè, renditi conto. A caso compare qui, ma non fa paura perché non c'è della tensione che sale, perché tutto è tutto uguale a prima. Non è cambiato niente, uno zombaccio che devo uccidere. Ma salve signorina. E qua c'è una cosa che è abbastanza strana. Tutto qua. Quanti FPS conto? Non tanti, però. 30, 60? Più o meno. Ecco, arrivi qui, guarda qua, guarda che... Guardi una porta e tutto muore. Perché? Non lo so perché. Tu dici, vabbè, perché da quella parte lì c'è tanta roba e ci sono un sacco di ordini di nemici, quindi... No, non c'è niente. Quando tu entri dentro queste stanze con le porte così rotte, c'è un calo di framerate. Perché? Non lo so. Guarda, la porta trapassa il muro. Ma tu ci fai caso a queste cose? Tu sviluppatore, ci fai caso? No, non ci... Questa porta è inutile, non è chiusa a chiave. È chiusa ed è... Ed è un drop di framerate così brutto. Mi spieghi perché? Tu creatore, scrivimi qua nei commenti. Perché calano i framerate quando ti avvicini qui? Ci sono tipo dei trigger che si attivano, che fanno laggare il gioco? No, perché l'unica cosa che vedo è un modello che ho visto altre volte. Non vedo perché debba darmi problemi e invece mi dà problemi. Anche questa stanza è identica a quella di prima. Eppure ancora ho un calo di framerate. Perché sì, immagino. Questa parte è chiusa, quindi devi trovare una chiave. Sarebbe anche carina come cosa da mettere. Trova una chiave. Se non fosse che sto facendo la stessa cosa da 8 ore di gioco. Io arrivo qui, entro nello stesso corridoio,
con gli stessi con gli stessi zombie, gli stessi modelli che abbiamo visto fino ad ora, a trovare la stessa identica chiave che aprirà una porta che è identica rispetto alle altre. Non c'è scritto qualcosa, ora, cos'è c'è di divertente o di emozionale in questo gioco? C'è qualcosa di bello. E non spara più l'arma! Non spara più la... Io non so se lo sentite, no? Non spara più quest'arma. No, 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 no. Allora mi sento rotta la registrazione, il che è un problemino. Ma non vi preoccupate, perché in tutto quello che ho fatto fino ad ora, cos'è stato? Sono semplicemente passato verso questo corridoio e ho aperto un sacco di porte. Il 90% delle porte era inutile, tranne uno dove c'era una chiave a caso. Il cancello. Finalmente la chiave, tempo di andarmene. Cioè, hai firmato l'altra condanna a morte. Io questo gioco te lo devasto. Io questo gioco te lo devasto. Io posso anche farti la speedrun perché, sì, nel mio primo gameplay che ho dovuto interrompere a causa di OBS che non ha registrato, io sono anche riuscito a oltrepassare il cancello saltando. Anche secondo la lore, potrei tranquillamente, potrei tranquillamente scavalcarlo. Cioè, non c'è del filo spinato qua. Secondo, dove vado che non c'è niente laggiù, ma questo l'abbiamo già detto. E terzo, guardate che cosa posso fare. Devo ritrovare il punto da dove avevo saltato. Era un'inclinazione così, o forse era semplicemente così. Ah no, mi sono ricordato il motivo, è perché il coltello ti fa andare più veloce. Appunto, il coltello ti fa andare più veloce, quindi passo attraverso il cancello. Questo era il gioco. E ti sei lamentato che la gente non ci gioca. Sai cosa faccio? Sai cosa faccio? Speedrun, ragazzi, faccio la speedrun oggi. Facciamo una speedrun del gioco, sì, non sto scherzando. Adesso metterò un qualcosa, timer qualcosa, e vi faccio vedere in quanti secondi posso finire il gioco. È fatto così male che io posso finire il gioco in tempo record. Sarà la mia prima speedrun della mia vita, non ci ho mai provato, ma la voglio fare. I motivi perché mi lamento così tanto è perché la gente pensa veramente e consiglia che anche Game Guru e pensa che sia un bel engine. Ma guardate quanto tempo ci mette a caricare. Una cosa così semplice. Un livello così semplice. Ci ha messo un sacco di tempo. Continua a chiudersi da solo il gioco. Smette di funzionare. Ha un sacco di problemi. Non sopporta un sacco di cose. E il framerate va malissimo. È per quello che la gente non ci gioca. A parte il discorso del non hai fatto niente per questo videogioco. Non hai creato nulla. Non hai creato una storia perché io vi ho mentito. L'avete anche visto. Non c'è un boss finale. Vi ho mentito. L'ho fatto apposta per trollarvi. Il gioco è tutto qui. È tutto qui. Tutto qui. Il boss finale non esiste. Ve lo sono inventato per trollarvi. Ma se ci pensate, beh, non c'è nessun motivo. Nessun motivo per cui non l'hai messo. Hai messo dei dialoghi. Potevi mettere dei fogli, dei pezzi di carta che scrivo. Era facilissimo. Ci sono degli input fatti da altre persone se non sai programmare. Lo puoi trovare su internet. E non hai messo nemmeno quello. Cioè, tu non hai dato un finale al tuo gioco. E il finale, boh, apri il cancello e scappi. Con una chiave che il genio dottore dietro questa cosa ha avuto la geniale idea di lasciare lì. E tu mi fai credere che è pure una bella trama? Mi bombardi di munizioni, di vita. Vabbè, innanzitutto cominciamo col timer perché la speedrun sta cominciando. Qua non vi serve andare verso i zombie, non vi serve ucciderli, completamente inutile, potete oltrepassare le porte perché sì. La prendi. Ho preso la chiave, perché ovviamente non te lo dice quando la prendi. Cioè te lo dice però male. Andiamo avanti. Dobbiamo raggiungere più o meno la zona del cancello. Come mi pare fosse chiuso, giusto? No, non era chiuso. Se ci riesco la faccio anche speedrun no damage qualcosa. Ok, posso passarci invece. Ci posso passare. Qua passiamo bene sotto. Sì, e non passa. Apriamo un po' di porte perché mi pare che ci serva la chiave.
Sì, però se non... Lasciamo stare. Chi? Perché il framerate va malissimo adesso? Cioè, perché il framerate va così male? Cioè, è perché gli sono antipatico il gioco? È perché gli sono antipatico? Framerate da amo. E scusi, è la chiave dove si trova? Boh, adesso va bene. E perché è scomparsa l'erba? Oh, quanto è il timer? Ah, ho fatto una speedrun, ho finito il tuo gioco in pochissimi secondi, perché? Perché era fatto così male che sono riuscito ad oltrepassare tutto. E c'è stato un ingiustificabile calo di framerate. Le texture sono scomparse, quelle dell'erba, e ho rotto il gioco scavalcando, che in realtà non è neanche romperlo, perché secondo la lore, se fosse stato un minimo realistica, tu avresti visto che il gioco effettivamente, secondo la logica, è una di quelle cose che proprio ti fa dire why? Why? Perché non scavalca il cancello? Io scavalcare il cancello. È una cosa logica. No, io dovevo veramente andare a trovare una chiave per avere un cancello che poi non scavalcare. In una situazione del genere. Non è realistico. Te lo dico io il motivo per cui il tuo gioco non è bello. La trama che è scritto è poco originale e non viene approfondita. I modelli non li hai creati tu. Di per sé non è una cosa sbagliata. La Success Store può tornarti utile. Però sono modelli utilizzati in mille altri giochi perché la metà probabilmente è gratis o pochissimo costosa e fatti malissimo. L'illuminazione, vabbè, era fatta male. Cioè nel gioco c'è anche la torcia effettivamente con F, premendo F. Ma non ti serve perché c'è la luce, c'è tranquillamente luce. Il buio è poco, anche con il frame rate abbastanza, è poco. In seguito aggiungerei anche che le hitbox degli oggetti sono ovviamente fatte male, robe che collidono e cose che puoi fare senza neanche essere vicino. Ho aperto una porta di spalle con il potere della magia a 1 metro dalla porta e ho raccolto una chiave a 8 km di distanza senza neanche sapere dove si trovasse. E poi si chiede perché il gioco fa schifo. E se il gioco fa schifo è perché non lo sai fare il gioco. Passiamo alla prossima cosa, ovvero il gioco è monotono o no? Al prossimo punto. Il gioco è molto monotono perché non c'è un indovinello particolare, non c'è la trama che viene approfondita, non c'è un boss finale, non ci sono mini boss, non c'è niente. Non c'è niente. Letteralmente questo gioco non è niente. Non c'è niente. Sei tu che spari a qualche zombie e trovi una chiave. Letteralmente l'intero gioco è tu che apri porte e uccidi un nemico. Apri porte e uccidi un nemico. Anzi, io ho fatto l'intera speedrun senza neanche uccidere un nemico. Mi è bastato soltanto raccogliere una chiave e ho vinto il gioco praticamente. Ne vogliamo parlare di quello? No, io non ne voglio parlare perché l'abbiamo già fatto abbastanza. Io me ne vado in pace perché ovviamente è la quinta volta che registro sto video e spero che stavolta funzioni bene.